Weekly Outlook della prossima settimana dal 1 al 5 giugno. Iniziamo con il Gold, che è uno dei titoli che io trado maggiormente insieme al Nasdaq. La data da tenere presente è venerdì 5 giugno, che è la data in cui avremo l'NFP, e quindi NFP Day. Come ho già scritto qua, se dovessimo avere un FP debole e un 10 Hz minore del 4,40, quindi un rendimento su titoli di Stato che scende, il gold potrebbe essere continuare bullish, altrimenti NFP forte e 10 Hz maggiore del 4,40, quindi i tassi aumentano, il rendimento aumenta, il gold potrebbe scendere. Analizzando i dati del COT che stavo vedendo prima, vediamo che ci sono stati 10.000 contratti chiusi long e 4.000 short, quindi non ci sono nuove posizioni di apertura. L'open interest è sceso di circa 25k rispetto al dato precedente, il 26 maggio era martedì scorso. Globalmente ci sono ancora più contract long, quindi sul lungo termine gli institutional sono posizionati verso un long lungo termine, perché i dati COT fanno riferimento non alla settimana o al giorno, ma sono dati trimestrali, semestrali o addirittura annuali, quindi nel lungo termine ancora le mani forti sono più proiettati verso un possibile salita del gold. Detto questo, troviamo un po' di conflitti perché, come ho scritto qui, il conflitto in Iran sta mettendo un po' di stop, di pausa al gold, perché il calo di tensioni che c'è stato la settimana scorsa nel Golfo riduce la benzina all'oro come possibile bene di rifugio. E quindi riducendo la benzina all'oro, ovviamente i grandi fondi di investimento, piuttosto che investire sull'oro, decidono di investire su altre cose, per esempio sul Nasdaq, sui tech che sono guidati dalla I che sta crescendo, eccetera, eccetera. Inoltre, i rendimenti a 10 Hz sono ancora alti. Li stavo guardando prima, sono sopra al 4,5%. Questo che vuol dire? Vuol dire che i titoli statali americani comunque danno un grande rendimento, e se hai dei fondi, per esempio pensionistici, piuttosto che altri hedge fund da 1 miliardo di dollari, cioè 1 miliardo, ovviamente 1 miliardo al 4,5% dà un grandissimo rendimento, piuttosto che rischiare di tenere dei soldi sull'oro che non dà nessun rendimento, anzi è solamente una spesa. Potrebbero levare alcuni fondi dall'oro per investire in titoli statali americani, avendo la certezza del 4,5%. Quindi questo dato del 10 Hz, anche diciamo tutto questa macro area tendenzialmente diciamo spinge il gold un po' più verso il basso, quindi un po' di dati contrastanti rispetto al COT che abbiamo visto in precedenza. Andiamo a analizzare il grafico. Questo è il grafico del 10 Hz che stavo guardando in precedenza, scusate. Come vediamo stiamo ancora sul 4,4, quindi quello che dicevo prima, se dovessimo avere un 10 Hz che dovesse risalire verso il 4,5, ovviamente, e un NFP, come abbiamo visto, debole, spingerebbe il gold verso il basso, e viceversa. Se il tassi del 10 Hz, rendimento del 10 Hz dovesse scendere e ritornare sulla media del 4,2, 4,3, ovviamente questo spingerebbe ancora di più, darebbe benzina al gold per salire. Analizzando il gold sul weekly, come vediamo la settimana scorsa abbiamo avuto un doppio ti levi? Ok. Abbiamo avuto un doppio sweep sia del weekly low che del weekly high, una rejection massiva da questa zona che, vedendo anche i dati del COT, è una zona dove possibilmente, ipoteticamente, le mani forti, quindi quelli che sono posizionati long,
È una zona di rejection dove provano da questi livelli a spingere il gold in alto, però poi, come vediamo anche qui, non c'è abbastanza benzina per iniziare il vero e proprio trend. Vero e proprio trend che potrebbe poi effettivamente iniziare con il risultato dell'NFP di questa settimana, che può essere un trend a salire, visto il posizionamento dei long, oppure ancora uno squeeze, quindi un accumulation short per andare a prendere gli ultimi livelli di liquidità per poi eventualmente proseguire long. Questo, guardando i dati macro, è un'ipotetica, diciamo, posizionamento a lungo termine, cosa che io non faccio perché opero su intraday e con delle strategie ben precise, seguendo l'order flow del momento, quindi guardo il prezzo cosa mi sta dicendo nelle ultime 4 ore, 3 ore, e mi adeguo e cerco di seguire quel prezzo. Ovviamente se arriviamo su dei livelli tipo sweep e c'ho un 4 ore che mi dice ok andiamo long, sto un attimo in campana perché dico ok abbiamo preso la liquidità, dove stiamo andando, perché il prezzo tanto si muove da liquidità a liquidità. In questo caso soprattutto pre-NFP, come vediamo, andiamo sul daily, anzi sul 4 ore che si vede meglio. Cosa abbiamo creato? Abbiamo creato la settimana scorsa un range bellissimo, sweep dei low, sweep degli high. Fa questo il gold, non è che fa cose, soprattutto in periodi di incertezza. Quindi la mia proiezione, questo è il nostro range attuale, quindi dal low all'high, questo è il mese di maggio, l'high di maggio e il low di maggio è il nostro dealing range. Attualmente, se andiamo a vedere, ci troviamo proprio al 50%, quindi in una zona di equilibrio, almeno di tutto maggio. Quello che io, visti i dati, visti il movimento del gold ultimamente, visto questa rejection e anche la struttura al 4 ore che ha avuto un bellissimo market structure shift, quindi un trend change, ipotizzo sono più per 60% bullish e 40% bearish. La mia strategia attuale è buy the dip, quindi qualsiasi dip vedo con rejection col mio entry model entrerò long verso come primo target il previous week high, e poi ho questa zona di interesse che è una zona, come vediamo, dove il prezzo ha reagito più volte, una zona intraday, sì, settimanale, dove il prezzo ha reagito più volte, quindi potrebbe essere una zona dove i seller, che qui sono entrati aggressivamente, potrebbero difendere il prezzo per poi magari fare una forte pullback o addirittura un reversal. Per esempio l'NFP è negativo, per il gold possiamo avere tutta la settimana fino a venerdì che arriva fino a questi livelli per poi fare un flush down. Questa è solamente un'ipotesi, ovviamente previsioni, prevedere cosa faccia il mercato non è una cosa diciamo che amo fare, seguo l'order flow corrente, cioè prevedere il mercato è veramente ve lo dico, da stupidi perché non ha proprio senso. Quindi adattatevi, a meno che non siate dei positional long trade su 3 mesi, 6 mesi, ma prevedere cosa può fare nella settimana, sì, potete avere un'idea, ma non sposate assolutamente quell'idea. Questo è un consiglio che io do. Cercate di adattarvi alle condizioni di mercato, a quello che il mercato vi sta dicendo in quell'esatto momento. Quello che vedo io adesso è che abbiamo avuto un market structure shift sulle 4 ore da una zona dove i buyer sono potenti e cercano di spingere il prezzo in alto, quindi il momentum attuale è bullish. Abbiamo un po' rallentato qui in quest'ultima salita. Venerdì abbiamo fatto uno sweep di questo high e poi c'è stato il sell del venerdì, ovviamente perché sono i take profit, magari dei fondi prendono i profit del venerdì e abbiamo avuto questa pullback. Ora qui vedo solo tanta liquidità, ovviamente tutti questi low che vediamo qua, questa è tutta liquidità, quindi potremmo ipoteticamente andare fino a ritestare il value area low della settimana precedente, prendere tutta questa liquidità
per poi proiettarci verso il weekly high. Quindi il mio primo obiettivo al momento, almeno come primo target, è il previous week high. Anche perché, questo è un ragionamento che io faccio, siamo andati a swippare effettivamente il weekly high durante venerdì, ma è uno sweep troppo delicato. Se vogliamo prendere la liquidità effettiva che sta sopra questi high per poi ipoteticamente fare un flush down, perché ripeto, cioè io mi adatto al mercato, ipotizzo che dobbiamo andare almeno 10, 5-10 punti sopra gli high, perché nessuno che entra su uno short, per esempio positional trader che entrano su uno short per ipoteticamente puntare a un low, nessuno mette lo stop, cioè, o comunque quelli intelligenti con grandi posizioni non mettono lo stop esattamente sopra l'high, ma danno una room di 5-10 punti. Quindi quello che prevedo è di nuovo uno sweep di questi high. È per quello che cercherò, che potrebbe essere quest'order block oppure un daily FVG che andiamo a creare durante lunedì, cercherò un movimento immediato verso i weekly high e possibilmente questa zona. Quindi questo è il mio primo target. Poi mi adatterò con il mercato. Quello che vediamo è che l'NFP, come abbiamo visto, potrebbe essere una delle due. Nel caso di bearish, quindi un NFP forte in 10 Hz che sale sopra il 4,40, possiamo ipotizzare cosa potrebbe succedere durante l'NFP. Per esempio, se vediamo, questa è un'ipotesi, se vediamo che tutta la settimana il gold dovesse fare una pullback, poi iniziare a salire, 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 arrivare a venerdì a questi livelli, è molto ipotizzabile che gli insider sappiano già l'esito dell'NFP, abbia preso il gold molta liquidità, addirittura arrivare qua su, molta liquidità, quindi fare lo sweep dell'high di maggio per poi fare un flush down. Questo è possibilissimo. Quindi gli insider potrebbero spingere il gold verso posizioni più alte proprio in vista dell'NFP, prendere liquidità, la più liquidità possibile per poi fare un flush down, e viceversa se dovessimo scendere e andare prima durante tutta la settimana in modo chop come fa il gold verso i low, da questa zona possiamo ipotizzare un nuovo flush up. Quindi da tenere presente queste due condizioni. È una settimana importante, abbiamo fatto la settimana scorsa un range, abbiamo swippato il low, abbiamo swippato like, io ipotizzo che andiamo a riprendere di nuovo il previous week high per poi proseguire a livelli dei 4,680 fino ad arrivare a questa zona intorno al 4,7 e poi insomma mi adeguerò al mercato. Quindi il mio primo trade è verso il previous week high, proprio per questa teoria, diciamo, degli stop, che se vogliamo prendere liquidità, qua liquidità ne abbiamo presa ben poca, nel senso ehm, abbiamo preso liquidità sopra questi high, ma qua sopra ce n'è parecchia. Credo e sono fiducioso che andiamo sicuramente a prendere questi high. Quindi occhio, se dovete tradare durante questa settimana, il mio consiglio è di utilizzare posizioni minori, che ne so, se utilizzate per esempio il 0,50% di rischio per trade, io ridurrei lo 0,25 per esempio, cioè quello che faccio io addirittura rischio di solito 0,25, quindi entrerò con uno 0,15 senza rovinare possibili capitali, perché la settimana dell'NFP è risaputa una settimana di veramente chop, quindi state in campana, state attenti, seguite il mercato e seguite quello che vi può dire il mercato. Questi sono i miei livelli, questo order block allineato con il value low della settimana precedente per possibile push up del dollaro verso il previous week high, almeno come obiettivo iniziale. Bene, ora vediamo il Nasdaq, sempre stessa settimana ovviamente.
Anche per il Nasdaq i dati fondamentali sarà l'NFP del 5 giugno, come ho scritto qui, macro informativa, l'NFP debole è un VIX, VIX è l'indice del rischio, minore del 15, di 15 proietterebbe il Nasdaq verso un continuation bullish, però con dovuta cautela, poi vedremo perché, e l'NFP forte VIX che supera il 15, quindi paura, posizionamento diciamo, gli institutional evidentemente leveranno posizione dai tech per spostarli possibilmente su Gold o su 10 Hz Treasure con rendimenti garantiti. Analizzando i dati del COT che stavo vedendo in precedenza, c'è qualcosa di interessante perché c'è un net di circa meno 6.000 contratti e la settimana corrente hanno chiuso 1.900 contratti long e aperto 2.700 short, quindi abbiamo una differenza di circa meno 4.665 contratti, quindi stanno aumentando gli short e chiudendo i long. Non è una ricostruzione long. Quello che vediamo è quindi che gli speculatori, quindi i non commercial in questo caso, non stanno, sembra almeno a giudicare dai long, non stanno inseguendo il rally che ha avuto il Nasdaq nella settimana precedente, che è arrivata agli all time high. Anzi, aggiungendo questi short mi fa pensare che sia un possibile edge e uno scetticismo sui massimi che abbiamo raggiunto. C'è quindi una grossa divergenza tra i dati del COT e il movimento del prezzo che abbiamo visto. Ora andiamo a vedere il Nasdaq proprio. Oddio, ovviamente, come vediamo, abbiamo raggiunto l'all time high nella giornata di venerdì e poi abbiamo avuto una brusca reazione tutta una giornata per ritornare nel mid range poi alla fine. Quindi questo è il nostro all time high e ovviamente anche qui l'NFP sarà il nostro day. Come abbiamo visto dai dati del COT, ovviamente i dati del COT, ripeto, sono dati a lungo termine, non per candele di 30 minuti o un'ora. Ovviamente, quindi visto il momentum attuale, io sono ancora abbastanza bullish sul Nasdaq, almeno fino all'all time high. Questo è l'eventuale primo impulso trade, anche se vedo rejection qua, ma prevedo un possibile raggiungimento dell'all time high per poi voglio vedere come può reagire il prezzo qua. Diciamo che questo qui è più un movimento FOMO dovuto dal Dell che la settimana scorsa ha avuto un 30% mi pare di run, quindi sembra più un movimento FOMO dei retail o comunque di alcuni di alcuni non commercial magari con grandi fondi che hanno inseguito questo rally, ma mi sembra almeno al momento più un movimento FOMO non seguito dai dati COT che abbiamo visto in precedenza. Quindi c'è questa divergenza che terrò d'occhio e come diciamo opererò. Se vedo che da questi massimi avremo un CVD divergente con volumi che aumentano bearish dopo che abbiamo fatto lo sweep eventuale dell'all time high, ovviamente mi adeguerò e mi posizionerò insieme agli institutional e ipotizzo un possibile flush del Nasdaq, quindi un reprice se l'NFP dovesse essere, come abbiamo visto in precedenza, forte, scusate, e il VIX maggiore del 15%. Quindi idealmente questa è la mia proiezione sul Nasdaq. Ovviamente io trado, ripeto, anche qua scalpo intraday, take profit veloci, non ho posizioni hedging lunghe, insomma, quindi la mia strategia è quella di regolarmi e basarmi su
il volume profile delle regular trading hour dei giorni precedenti, vedere come il prezzo reagisce da livelli importanti. Vediamo sul chart a 4 ore se abbiamo qualche livello di interesse. Qui abbiamo avuto per esempio un breakout di questa zona, un breakout con grandi volumi, siamo arrivati all'all time high, abbiamo avuto un engulfing candle, come vediamo, che potrebbe già darci un'ipotetica idea di continuation bearish. Quello che io voglio e vorrei è effettivamente uno sweep dell'all time high per poi eventualmente scendere bullish. Vediamo il daily, se ci dà qualche informazione. Rejection, abbiamo chiuso sopra il massimo precedente, una candela indecisionale venerdì, come vediamo un doji sul daily, proprio pura indecisione, molto chop il Nasdaq, quindi anche qui immagino e prevedo una giornata, una settimana abbastanza complicata, almeno fino all'NFP. Questa è la mia zona di interesse per eventuali continuation e massive flush long, magari proprio con i dati dell'NFP, quindi potremmo avere un movimento bearish fino all'NFP per poi rafforzare eventuali bullish con sweep dell'all time high. Mi adeguerò di conseguenza. Vediamo il chart a un'ora, cosa ci dice, ci può dire. Vabbè, molto chop, insomma, non è che ci dà grandi informazioni. Quello che, vi ripeto, il mio posizionamento ideale è che diciamo, il prezzo non riesca a ripartire sopra gli all time high e quindi gli institutional potrebbero continuare a distribuire e quindi possiamo avere un reversal fino a questa zona proprio che vi ho detto. Quindi magari possiamo andare a swippare questi high, non riusciamo ad andare sopra l'all time high, oppure lo prendiamo e vediamo un divergence. Diciamo, seguirò gli institutional fino possibilmente a questo livello il 29,8 di settimana. Al momento, visto il FOMO e il momentum bullish, ipotizzo che possiamo andare a prendere l'all time high, però non lo do per scontato. Mi adeguerò ovviamente e utilizzerò la mia strategia sempre basandomi sull'order flow e sul volume profile, per esempio. Vediamo un attimo, giornata venerdì non ha fatto assolutamente nulla, la mettiamo subito, così ci rendiamo conto di come si è mosso e vediamo un attimo. Venerdì dove è partito? Nasdaq 29,30, mettiamo 16. Ok, siamo proprio in range. Vediamo questo movimento rialzista che è stato dato. Dov'è? Ok, vediamo un attimo questo movimento da qui. Vediamo la sessione regular trading hour del giovedì. Ok, abbiamo rimbalzato su questi livelli. Ovviamente la mia solita strategia, se lunedì durante il regular trading hour dovessimo aprire per esempio sopra durante Londra, andiamo sopra ai massimi, swippiamo e vedo che Nise reagisce, New York Stock Exchange, Market Open, quindi reagisce dal POC, richiudiamo sopra, ipoteticamente potrei puntare verso gli all time high almeno per la giornata di lunedì o martedì. Viceversa, se dovessimo aprire sotto al profile del giorno precedente, riandare a prendere questi low, ritestare il profile, chop sul value area low e a divergence bearish, opterei più per un movimento bearish, quindi ogni pullback proverei ad andare a prendere questi low ed eventualmente diciamo, a questa zona, al value area low di questo impulse bullish. Quindi questo è quello che mi aspetto nello short term. Nel weekly, se i dati NFP, ripeto, dovessero essere forti, potremmo avere uno sweep, quindi arrivare al 30%, al 31, non credo che arriviamo al 31, però è possibilissimo. Oddio, 31 vedo veramente alto,
Non lo so. No, non credo che arriviamo al 31. Però se dovessi vedere una forte reazione da questo all time high, un divergence, un cumulo di delta divergente, quindi volumi crescenti bearish dopo l'all time high, cercherò di proiettare e di allinearmi con gli institutional verso un possibile repricing fino a questi livelli del 29,8, che è un livello di interesse del, diciamo, dei positioning long. Quindi questo per Nasdaq, niente diciamo edge long term, tradiamo e ricordiamoci i dati che abbiamo alla mano. NFP, giornata importante, se fate scalp intraday, pullback, short TP 1,5, 2 RR, prendete i profit, non date dietro nulla al mercato, magari fate anche 2, 3 entrate, 1 R, va tutto bene. Proteggete sempre i profit, soprattutto se fate prop firm. Entrate, quel mio consiglio, almeno fino a venerdì, entrate con low risk, perché settimana dell'NFP veramente potrebbe essere bella ciopposa. Poi la prossima settimana potremmo avere un edge più definito dopo i dati dell'NFP.